tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi siamo al secondo appuntamento con i saponi di Toscana Factory Lab e quest'oggi il sapone sarà Cuba Formula IB2, ok? Quindi la seconda formulazione. Il sapone è spettacolare, nel senso che la profumazione è spettacolare, nel senso che è vero che è un rum, è un sapone dedicato a quella parte di mondo, quindi ha note di rum, però poi dopo ha note di rum e di tabacco, ma poi ha anche tante altre note che sono invece fruttate. Parliamo sempre di frutta disidratata, io percepisco molto forte l'albicocca, il che può essere una cosa che magari non piace a tutti, è una profumazione particolare, ma io la trovo molto 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 intrigante, ancora di più nell'aftershave, dove questa albicocca si sente di più insieme anche all'uva e alla fava tonka, al tabacco, al cacao, no? Adesso non me le ricordo tutte, ve le vado a leggere, ma insomma sono tantissime le profumazioni, perché note di testa sono rum, uva essiccata, mirtillo essiccato, note di cuore, tabacco, albicocca essiccata e canna da zucchero, che io canna da zucchero la percepisco poco sinceramente, ma sono io, e cacao. Mi era sfuggito il cacao perché era alla linea dopo, alla riga dopo. E le note di fondo sono legno di quercia, fava tonka, vaniglia del Madagascar e legno di sandalo. Il risultato è una profumazione dolciastra, ok? Quindi vi deve piacere il dolciastro, che però ha queste note un po' più scure, no? Il tabacco, la fava tonka, il cacao, non è male per niente, ok? La formulazione IB2 è la seconda di Toscana Factory Lab e agli ingredienti che già c'erano si aggiunge nell'inci la gomma di xantano e il latte d'asina, che insomma lo sapete che ha un sacco di poteri benefici sulla pelle. Ma oltre a questi ci sono tantissimi altri, no? Prodotti, tantissime altre materie prime che hanno degli effetti poi sulla nostra sbarbata, e ve le vado a leggere perché ve le elenco. Sono il latte d'asina, il burro di karité, olio di cocco, burro di cacao, amido di riso, proteine del riso. Ora chiunque ha un bambino sa quello che fa l'amido di riso sulla pelle, no? L'amido di riso si mette al posto del borotalco, che abbiamo scoperto essere cancerogeno se è inalato, sui fondoschiena dei nostri figli, perché gli toglie tutte quelle irritazioni. La stessa cosa andrà a fare sulla nostra pelle, no? Oltre poi a tutti gli oli, i burri, che in questa formulazione, no, viene saponificata in due paste diverse e poi vengono mescolate proprio per separare quella che è la parte di sapone che agisce durante la sbarbata, e anzi non per separare, per distinguere nella preparazione la parte di sapone che ci aiuta durante la sbarbata da quella che ci aiuta dopo la sbarbata. Ok? Il sapone è una pasta assolutamente morbida, lo vedete, ok? Mamma mia, buonissimo, c'è questa albicocca. Io pensavo, quando poi ho sentito nei primi gruppi, nelle cose, profumo d'albicocca, ho detto ma porca miseria, ma sta albicocca, ma mo davvero un profumo all'albicocca? Invece è proprio buono. Il rasoio sarà sempre il grifo di Mastrolivi, che ho appena provato qui, vedete che taglia. Il grifo di Mastrolivi, perché voglio dare, intanto perché ho promesso a Mastrolivi che imparavo a usarlo, quindi avendo promesso al mastro questa cosa non posso certamente tirarmi indietro, ma la seconda ragione è che voglio dare pari opportunità a entrambi i saponi, con la promessa, come ho già detto anche sul mio gruppo Telegram, poi di riutilizzarli in una sbarbata, diciamo con un DE a cui sono più avvezzo, semplicemente per praticità d'uso mia, e quindi posso poi dopo in questo caso anche andarli a comparare ad altri saponi che ho usato prima. Il pennello di quest'oggi è questo fantastico pennello di sbarba, quindi sempre di Bruno Iepparello, che devo dire, cioè questo mi fa impazzire, ma ve lo faccio vedere piano piano, però è tasso e non mi ricordo se tasso e cavallo,
No, setola e tasso, quindi setola di maiale e tasso. Ok? Mo, al di là dei materiali di composizione del ciuffo, guardate voi quanto è bello questo manico. Cioè ditemi che non è uno spettacolo, a me sto manico mi fa impazzire. Proprio il colore, guardate che belle le venature dietro, ma è fantastico. Comunque, il pennello lo bagniamo. Ovviamente io adesso è asciutto, ma l'ho già attivato, ok? L'ho già attivato perché va attivato e l'ho fatto in un altro momento. Non vi faccio vedere la scatolina perché è la stessa identica del video precedente, quindi ve la potete andare a vedere tranquillamente. Mentre il pennello si inumidisce un attimo, che comunque ce n'è bisogno, io mi sciacquo la faccia e procedo con un pochino di prebarba, perché se stai per commentare che il prebarba quando si prova un sapone nuovo non si usa, forse hai ragione, forse no, nel senso che poi dopo alla fine se lo usi sempre e diciamo che falsa poco il risultato. La verità è che io, quando vado a usare un mano libera, ancora mi sento più sicuro io psicologicamente ad andare a idratare maggiormente il bulbo pilifero. Ma oggi ci riproviamo, proviamo a lasciare il baffo, ci riproviamo, se riesco a fare un lavoro dignitoso bene, altrimenti come l'altra volta lo portiamo via del tutto. Ok? Ecco. Acqua bollente, a me piace calda. Vi faccio vedere quanta acqua trattiene. Questo l'ho messo sotto l'acqua adesso, guardate, bello, no? Essendo un sapone morbido si tende a prelevarne un botto. Quindi io, come vedete, ho fatto il prelievo, ma poi alla fine ce l'ho rimesso dentro, lasciando sul pennello una quantità che ritengo opportuna. Ricordatevi che questo sapone regge tantissimissima acqua e già dandogli due ditate ha iniziato a montare. Quindi wow ragazzi, questa è una profumazione che non avrei mai pensato mi sarebbe potuta piacere, mai ci avrei pensato, perché questo profumo dolce non è uno di quei profumi a cui io di solito penso quando voglio acquistare un sapone, ma assolutamente. Intanto vi prego di notare come monta il sapone. Il pennello sul volto è uno spettacolo perché ti dà il giusto scrub, un buon backbone, ma allo stesso tempo lo senti molto morbido. Ecco, io vi voglio far vedere come monta questo sapone. Cioè basta aggiungere un pochino d'acqua e lui comincia a montare.
Ma veramente, ragazzi, mi stupisco di me stesso nel dire che mi piace questa profumazione perché oggettivamente non me lo aspettavo, eh. E iniziamo. Qui un peletto di tasso o di maiale. Il rasoio, chiaramente avete visto, porta via ogni cosa.
io devo dire che mano a mano che lo uso mi sento leggermente più sicuro. Sia nell'utilizzo, sia nel verso in cui poi dopo aggredisco, no? La barba, che oggi era lunga. Qui eccolo, qui un piccolo red point, vabbè, ci sta. So benissimo che sarebbe opportuno utilizzare ambedue le mani, ma vi dico che non ce la faccio proprio, non ci riesco. Dai, ci proviamo. Con questa mano sento di avere meno controllo. Beh, allora, partiamo dalla sensazione del sapone in viso, una scorrevolezza giusta, giustissima, la pelle rimane abbastanza idratata anche appena tolto il sapone, no? Cosa che non è necessariamente vera, cioè quello che voglio dire è che tanti saponi alla fine poi fanno lavorare l'aftershave al riguardo. Fanno lavorare l'aftershave. Invece questo qui già di suo fa un ottimo lavoro. Io adesso purtroppo gli devo dare un'altra bottarella. Non ho la coramella di Mastrolivi, che sicuramente dovrò comprare. Ma qualche passatina giusto per ravvivare un pelo il filo la diamo. E siccome ancora non sono un professionista, tutta la barba la metto in uno Scottex piegato in due, quindi adesso quella che ho tolto è all'interno, perché io non gliela faccio con una cosa così grossa, non ce la faccio da solo, quindi l'ho messa dentro. Adesso se vogliamo inizia la parte più impegnativa, perché il pelo, faccio un altro piccolo prelievo perché forse era troppo poco prima. Comunque il pelo, ecco, adesso mi è arrivata una botta fortissima di tabacco.
Il pelo con la barba lunga, dicevo, non è stato un problema. Adesso senza barba andiamo a vedere. Qui l'acqua si è raffreddata, ma io la voglio calda sul viso. Quindi vado a riempire la mia ciotolina che utilizzo per inumidire le punte del pennello e vedete come fabbrica più schiuma, no? È molto interessante, se vogliamo, il misto tra tasso e maiale, perché si sente la morbidezza delle punte del tasso in questa fase, ma quando andiamo a appoggiare sentiamo il puntuto delle punte in maiale. Chiaramente, ragazzi, mani ben asciutte. Sto imparando, non è che... Qui mi faccio male, già lo so, ma... Non mi faccio male, lo sapete perché? Nel contropelo, perché me ne rendo conto e spingo. Nonostante io me ne renda conto, spingo. E quindi quando vado a spingere, chiaramente... Quando vado a spingere, chiaramente vado a lesionare. Ok? Adesso andiamo... Così. Questa la vedo brutta, eh. Questa la vedo tanto brutta. No, non si può fare, così non si può fare. Facciamo così. Qui non sto trovando la quadra della direzione giusta da adottare. Ecco, questa era.
Eccolo, come l'ho tagliato. Eccolo qui. Lo vedete? Ho premuto e il grifo non perdona. È così, questo non perdona. Se voi premete, qui taglia. Per carità, niente di tremendo, però a questo punto ci andiamo a mettere, dove sta? Mi ero comprato le... dove cacchio stanno? Mi ero comprato le matite emostatiche. Vabbè, non si trovano le matite emostatiche. Andiamo di... Questo, ragazzi, sanguinerà, sembrerà che mi sono sgozzato perché... il taglietto c'è. Vabbè, è la parte che più mi crea problemi, questa qui. Quindi ci sta. Prima o poi a un certo punto non ci starà più. Ma adesso ci sta. Secondo me è importante anche che io vi faccia vedere questi piccoli incidenti di percorso. Prima perché è l'unico modo poi per darvi modo anche di correggermi. E poi perché a farsi qualche taglietto veramente non c'è nulla di male, Allora, io la sbarbata la fermo qui. Chiaramente ancora non sono in grado di spingere fino alla terza passata, non è per me ancora con mano libera, ma ho intenzione di arrivarci. Il taglietto c'è. Il baffo non mi è venuto male, ma soprattutto ho ottenuto una sbarbata decisamente più confortevole, al di là del taglio, ovviamente. Una sbarbata decisamente più confortevole
ma soprattutto più profonda dell'altra volta, molto più profonda dell'altra volta. Questo è un dato di fatto che non va sottovalutato. Sono irritato un pochino qui sotto, da questo lato devo dire no, quindi forse qui ho spinto un po' di più, qui di meno. Sicuramente non mi sono andato a irritare qua sotto, che è importante. La pelle la sento abbastanza rilassata, cioè non mi lamento. E a questo punto vado a mettere il nostro Cuba che brucerà da morire sul taglietto. Bello schiaffo alcolico presente, profumazione fotonica, strana ma fotonica. Bene ragazzi, a parte questo piccolo incidente di percorso, tutto sommato sono decisamente soddisfatto. Il sapone è un sapone a cui non ho nulla da dire o da eccepire. Poi adesso vediamo se supera la prova figlia, che mi dice papà come profumi o meno. Se supera la prova figlia, il sapone è promosso appieno. Veramente ottimo, un post incredibile, come l'altra volta sembra che la faccia non è la tua quando la tocchi dopo, il che a me piace tanto, insomma, mi piace. Vi devo dire che mi piace, e quindi io direi che, insomma, questa formula IB2 è uno spettacolo. Devo dire molto protettiva, molto scorrevole, idratante, nulla da dire. Adesso sono curioso di provarla un giorno con un DE per darvi poi una reale comparazione con tante altre. Bene signori, io direi che con questo è tutto. Se vi è piaciuto il video, compresa il sangue che ho buttato per la scienza, e vi chiedo di iscrivervi al canale e lasciare un like e attivare la campanella di notifiche. Se poi volete supportare il canale, sotto trovate in vendita le magliette del canale, avete la possibilità di donare, ovvero di iscrivervi al canale, abbonarvi al canale, per poi avere anche una live nel livello più alto, una live al mese dedicata agli abbonati, che trovo molto divertente, perché alla fine è una live che facciamo dove tutti possono parlare, non solo io, e questo non è male. Bene, ragazzi, io direi che con questo è tutto, e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!